Lezione 1. Esercizio quotidiano. Ho cercato di integrare l'esercizio fisico nella mia routine quotidiana. E tu? Assolutamente. Credo che sia essenziale per mantenere la salute sia fisica che mentale. Cosa fai? Di solito vado a correre la mattina. Mi aiuta a iniziare la giornata con energia. Ottima idea. Preferisco fare yoga. Mi aiuta a rilassarmi e a rimanere flessibile. Lo yoga è fantastico per alleviare lo stress. Hai provato qualche corso o lo pratichi a casa? La maggior parte delle volte mi alleno a casa, ma ogni tanto mi iscrivo a un corso per motivarmi. Sembra fantastico. Variare le cose può rendere le cose interessanti e stimolanti. Assolutamente. La varietà negli allenamenti può prevenire la noia e mantenerci concentrati sul nostro percorso di fitness. Sono d'accordo. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te e di perseverare. Lezione 2. Soggiorno perfetto in hotel. Sono davvero contento di aver scelto questo hotel, hanno reso il nostro soggiorno davvero piacevole. Sono pienamente d'accordo. Il servizio è stato eccezionale e il personale è davvero accogliente. Sì, e i servizi sono fantastici. La piscina è perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata. Adoro che abbiano anche una spa. Un massaggio sarebbe un ottimo modo per rilassarsi. Assolutamente sì. Inoltre, la posizione è ideale per esplorare le attrazioni locali. Davvero? Possiamo raggiungere facilmente a piedi i negozi e i ristoranti vicini. E la stanza in sé è davvero confortevole. Adoro la vista dal balcone. Sì, svegliarsi ogni mattina con quella vista è davvero una gioia. È bello sentirsi coccolati durante il viaggio. Penso che abbiamo fatto un'ottima scelta. Lezione 3. Abbozzare la vita indiana. Ho sentito parlare di un artista affascinante che aveva in mente di ritrarre la vita indiana prima che scomparisse, per sempre. Sembra intrigante. Cosa lo ha spinto a concentrarsi su questo in particolare? Era profondamente preoccupato per i cambiamenti culturali che stavano avvenendo nella comunità. È comprensibile. Catturare le tradizioni attraverso l'arte può preservarle per le generazioni future. Esatto. Voleva mettere in risalto la bellezza e la ricchezza del loro stile di vita prima che svanissero. Ammiro questa dedizione. L'arte può raccontare storie che a volte le parole non riescono a trasmettere. E crea una storia visiva con cui le persone possono identificarsi, anche anni dopo. Sono d'accordo. È un modo potente per mantenere viva la cultura e ispirare gli altri ad apprezzarla. Spero che il suo lavoro riceva il riconoscimento che merita. Sembra un progetto importante. Lezione 4. Apprezzamento per la precisione. È interessante come alcune persone abbiano sviluppato un grande apprezzamento per il vino e la birra ben fatti. Sono pienamente d'accordo. La maestria artigianale coinvolta nella produzione di birra e vino è davvero impressionante. Sì, e l'attenzione ai dettagli si nota davvero nella qualità del prodotto finale. Proprio così. Ogni sorso può raccontare una storia sugli ingredienti e sul processo di produzione. Esatto. È affascinante come regioni così diverse possano produrre sapori così unici. Adoro esplorare i birrifici e i vigneti locali per assaggiarne le specialità.
È anche un ottimo modo per conoscere la cultura e la storia della zona. Assolutamente sì. Aggiunge un ulteriore livello di piacere all'esperienza di degustazione. Penso che sia meraviglioso come l'apprezzamento per queste bevande sia cresciuto nel corso degli anni. Lezione 5. Stabilire le linee guida. Innanzitutto, penso che dovremmo stabilire linee guida chiare per la partnership. Ottima idea. Avere una struttura ci aiuterà a rimanere organizzati e allineati. Esatto. È importante definire fin dall'inizio i nostri ruoli e le nostre responsabilità. Sì, e stabilire obiettivi specifici ci darà qualcosa per cui lavorare insieme. Sono d'accordo. Dovremmo anche definire come comunicheremo durante tutto il progetto. Una comunicazione chiara è fondamentale. Previene malintesi e mantiene tutti sulla stessa lunghezza d'onda. E per quanto riguarda le tempistiche? Stabilire delle scadenze ci aiuterà a rimanere sulla buona strada. Assolutamente. Avere un programma ci garantirà di raggiungere i nostri obiettivi in modo efficiente. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo. Dà un tono positivo alla nostra collaborazione. Lezione 6. Spuntini più sani. Ho pensato a come spesso sostituiamo gli snack poco salutari con opzioni più salutari. È una scelta intelligente. Fare spuntini con noci o frutta è un ottimo modo per rimanere energici. Esatto. Forniscono nutrienti essenziali senza zuccheri in eccesso e calorie vuote. Inoltre, sono comodissimi da portare in giro. Perfetti per le giornate impegnative. Adoro la versatilità della frutta secca. Si può aggiungere alle insalate o mangiare da sola. E la frutta è così rinfrescante. È perfetta per soddisfare la voglia di dolce in modo sano. Assolutamente. Si tratta di fare scelte migliori che abbiano comunque un sapore ottimo. Sono d'accordo. Fare spuntini salutari può essere piacevole e benefico per il nostro benessere generale. Non vedo l'ora di scoprire insieme altre ricette salutari e idee per spuntini. Lezione 7. Strategie di risparmio. Penso che risparmiare $100 questo mese sia fattibile. Che ne pensi? Assolutamente. Stabilire un obiettivo specifico può davvero aiutarci a rimanere concentrati sul risparmio. Hai altri consigli per risparmiare? Una strategia efficace è creare un budget che tenga traccia di tutte le spese. Può evidenziare dove è possibile effettuare dei tagli. Ottima idea. Trovo anche che usare i contanti per determinate categorie di spesa possa aiutare a evitare di spendere troppo. Sì. La spesa diventa più concreta quando si consegnano fisicamente i contanti. Hai mai provato questo approccio? Sì, mi aiuta sicuramente a pensarci 2 volte prima di fare acquisti inutili. Un altro consiglio è quello di impostare un trasferimento automatico sul tuo conto di risparmio ogni mese. Che intelligenza! Rende il risparmio un'operazione semplice, quasi come pagare una bolletta. Esatto. E non dimenticare di approfittare di saldi o sconti quando fai shopping. Lezione 8. Spaghetti ai frutti di mare. Potresti farmi un grande favore e consigliarmi un buon ristorante? Nessun problema. Conosco un posto fantastico che serve degli spaghetti ai frutti di mare strepitosi. Dovresti provarlo. Sembra delizioso.
Cosa rende i loro noodles ai frutti di mare così speciali? Usano ingredienti freschi e il brodo è incredibilmente saporito. È un piatto che non dimenticherete. Adoro i piatti saporiti. Com'è l'atmosfera al ristorante? È accogliente e invitante, perfetto per un pasto informale con gli amici. Sembra l'ideale. Sono sempre alla ricerca di nuovi posti da provare. Non ve ne pentirete. Inoltre, il servizio è cordiale, rendendo l'esperienza ancora migliore. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per la raccomandazione, ti farò sapere come va. Lezione 9. Il diritto di voto delle donne. Sapevi che in Canada, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna le donne hanno ottenuto il diritto di voto in momenti diversi? Sì, è affascinante come la lotta per i diritti delle donne sia variata da paese a paese. Cosa trovi più interessante? Penso che l'attivismo e la determinazione dimostrati dalle donne in quel periodo siano stati davvero straordinari. Assolutamente. Il loro coraggio ha aperto la strada alle generazioni future affinché avessero voce nella società. È stimolante vedere come i loro sforzi abbiano portato a cambiamenti significativi nelle leggi e negli atteggiamenti. Certamente, ogni paese ha avuto le sue sfide uniche, il che rende le vittorie ancora più significative. Giusto. Ed è importante riconoscere la lotta in corso per l'uguaglianza in molte parti del mondo oggi. Esatto. Comprendere questa storia ci aiuta ad apprezzare i progressi compiuti. Ci ricorda anche che dobbiamo continuare a sostenere i diritti ovunque. Lezione 10. Informazioni di contatto. Scrisse il suo nome, indirizzo e numero di telefono su quel pezzo di carta. Chissà cosa successe dopo. Qualche giorno dopo ricevette una telefonata. Deve essere stato emozionante per lei. Certo. Ricevere una chiamata dopo aver contattato qualcuno può essere snervante ma anche emozionante. Esatto. È sempre bello vedere se il tuo impegno porta a qualcosa di significativo. Mi chiedo se si trattasse di un'opportunità di lavoro o forse di una nuova amicizia. Entrambe le possibilità sono entusiasmanti. È incredibile come un piccolo gesto possa cambiarti la vita. Vero. Fare quel primo passo può portare a risultati inaspettati e meravigliosi. Dimostra davvero quanto sia importante essere proattivi nel creare connessioni. Sono pienamente d'accordo. È stimolante pensare a quante opportunità si possano creare aprendo una finestra. Lezione 11. Eredità musicale. Sapevi che Barbara era una pianista di talento e un'insegnante di pianoforte molto impegnata? Incredibile! Deve essere stato meraviglioso crescere in un ambiente musicale. Assolutamente. Non solo insegnava, ma suonava anche il pianoforte per le esibizioni di sua sorella. Posso immaginare quanto sia stato di ispirazione per sua sorella. La musica può creare legami così forti tra le persone. Esatto. Deve essere stato come un viaggio condiviso tra arte e creatività. Mi chiedo come il suo stile di insegnamento abbia influenzato i suoi studenti. Si concentrava sulla musica classica? Sì, aveva solide basi nelle tecniche classiche, ma incoraggiava anche la creatività. Fantastico! L'equilibrio tra tecnica ed espressione è fondamentale per qualsiasi musicista. Certo.
Sarebbe interessante ascoltare alcuni dei pezzi che ha composto o suonato. Lezione 12. Satira legale. Ho saputo di recente che Gilbert ha fatto visita a Sullivan per discutere di una satira sul sistema giudiziario. Sembra interessante. Su quale aspetto del sistema legale si è concentrato? Criticò il concetto di processo con giuria, evidenziandone i difetti e le assurdità. Che argomento audace! La satira può essere uno strumento potente per la critica sociale. Proprio così. Usando l'umorismo, ha reso complesse questioni legali più accessibili al pubblico. Capisco che ciò potrebbe dare il via a importanti conversazioni sulla giustizia. Esatto. È affascinante come la letteratura possa influenzare la percezione della legge. Chissà come reagì il pubblico alla sua satira all'epoca. Fu accolta bene? Da quanto ho letto, ha generato parecchio dibattito e riflessione sulle pratiche legali. Lezione 13. Fama accelerata. Hai sentito di come la fama di Jordan sia rapidamente aumentata grazie all'aiuto del suo agente? Sì, è incredibile cosa un buon agente possa fare per la carriera di qualcuno. Quali strategie hanno usato? Bene. Si sono concentrati sulla promozione dei suoi talenti unici e sulla garanzia di opportunità di alto profilo. Ha senso. Costruire un brand forte è essenziale nel settore dell'intrattenimento. Esatto. Il suo agente ha anche organizzato apparizioni sui media per aumentare la sua visibilità. L'esposizione mediatica può davvero fare la differenza nel raggiungere un pubblico più vasto. Assolutamente. È affascinante vedere come la pianificazione strategica possa portare qualcuno alla fama. Chissà come si sentì Jordan durante quella rapida ascesa alla fama. Deve essere stata un'esperienza travolgente. Certo. Conciliare le nuove responsabilità con la vita personale può essere piuttosto impegnativo. Lezione 14. Sicurezza domestica. Sono completamente d'accordo, mi dà tranquillità sapere che la mia casa è sicura. Sì, avere un solido sistema di sicurezza ci aiuta davvero a sentirci al sicuro nel nostro spazio. Esatto. Ho investito in telecamere e allarmi per migliorare la sicurezza della mia casa. Intelligente. La tecnologia ha fatto molta strada nel fornire soluzioni di sicurezza efficaci. Certo. È confortante poter monitorare tutto dal mio telefono, ovunque mi trovi. Adoro questa comodità. È fantastico avere un tale livello di controllo sulla nostra sicurezza. La manutenzione regolare del sistema è fondamentale per garantirne il corretto funzionamento. Assolutamente. È meglio essere proattivi piuttosto che reattivi quando si tratta di sicurezza. Mi sento molto più rilassato sapendo di aver preso provvedimenti per proteggere la mia casa. Lezione 15. Ispirazione creativa. La creatività può davvero ispirarci e unirci tutti, non credi? Assolutamente. È incredibile come l'espressione artistica possa unire le persone. Hai visto quella recente mostra d'arte? Sì, l'ho fatto. Il modo in cui diversi artisti hanno trasmesso i loro messaggi è stato così potente e toccante. È stato incredibile. Mi è piaciuto molto come ogni pezzo raccontasse una storia unica e stimolasse la conversazione. Esatto. L'arte può sfidare le nostre prospettive e incoraggiarci a pensare in modo diverso.
E non si tratta solo di arte visiva, anche la musica e la letteratura possono connetterci a un livello più profondo. Certo. Possono suscitare emozioni e creare un senso di comunità tra gli ascoltatori. È meraviglioso come la creatività non abbia confini e possa essere condivisa tra culture diverse. Assolutamente. Accogliere la creatività nelle nostre vite arricchisce le nostre esperienze e favorisce la connessione. Lezione 16. La vita su altri pianeti. Hai mai pensato alla possibilità che esistano pianeti in grado di ospitare la vita? Sarebbe incredibile entrare in contatto con esseri extraterrestri. Come pensi che sarebbero? Immagino che potrebbero essere molto diversi da noi, sia fisicamente che culturalmente. Assolutamente. La diversità delle forme di vita nell'universo potrebbe essere sbalorditiva. E le implicazioni per la scienza e la filosofia sarebbero profonde. Sì, metterebbe alla prova la nostra comprensione della vita e il nostro posto nell'universo. Mi chiedo quale impatto una simile scoperta avrebbe sull'umanità nel suo complesso. Potrebbe unirci in modi che non avremmo mai immaginato, favorendo la collaborazione e la pace. Che prospettiva promettente! Esplorare l'ignoto potrebbe portare a progressi incredibili. Lezione 17. Meteo perfetto. Buongiorno. Com'è il tempo oggi? È soleggiato e caldo, perfetto per una passeggiata all'aperto. Sembra delizioso. Adoro giornate come questa, quando ci si può godere la natura. Assolutamente. È un'ottima opportunità per prendere un po' d'aria fresca e fare un po' di esercizio. Sono d'accordo. Hai un itinerario preferito per le tue passeggiate? Sì, adoro passeggiare lungo il fiume. Il paesaggio è bellissimo e tranquillo. Sembra fantastico. Mi piace molto passeggiare al parco, è così rigenerante. Anche i parchi sono ottimi per osservare la gente. C'è sempre qualcosa da fare. Certo. Magari possiamo fare una passeggiata insieme più tardi e goderci il sole. Lezione 18. L'intuizione di una madre. Hai sentito parlare di quel ragazzo che tutti pensavano fosse piuttosto stupido? Sì, l'ho fatto. È interessante come le percezioni possano essere così fuorvianti. Esatto. Molti credevano che non sarebbe diventato un granché, ma sua madre la sapeva lunga. Esatto. Lei ha riconosciuto il suo potenziale e lo ha sostenuto nelle difficoltà. È sorprendente come la convinzione di un genitore possa fare un'enorme differenza nella vita di un bambino. Assolutamente. A volte basta una sola persona per vedere ciò che gli altri trascurano. Chissà come si sarebbe sentito quel ragazzo con tutti quei dubbi addosso. Deve essere stato duro, ma è probabile che l'incoraggiamento di sua madre gli abbia dato la forza. Certo. È un potente promemoria per credere negli altri, soprattutto quando sono in difficoltà. Lezione 19. Rimanere fermi. E così tu e quegli altri non avete dubitato della vostra causa, e avete fatto bene a non farlo. Esatto. Credere in qualcosa può dare forza, soprattutto nei momenti difficili. È motivante vedere le persone restare salde nelle proprie convinzioni nonostante le difficoltà. Assolutamente. Dimostra forza e determinazione, che possono ispirare anche gli altri. Mi chiedo cosa li abbia spinti a restare fedeli alla loro causa.
La passione per le proprie convinzioni ha probabilmente giocato un ruolo significativo nella loro resilienza. È incredibile come la forza collettiva possa guidare il cambiamento e fare la differenza. Certamente, quando le persone si uniscono per uno scopo comune, possono realizzare grandi cose. Ci ricorda che vale sempre la pena difendere ciò che è giusto. Lezione 20. Stili di leadership. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che i leader efficaci adattino il loro stile per far emergere il meglio dal loro team. Sì, la flessibilità è fondamentale. Situazioni diverse richiedono approcci diversi. Esatto. Un buon leader sa quando supportare e quando sfidare il proprio team. È vero, bilanciare incoraggiamento e feedback costruttivo può portare al successo. E comprendere i punti di forza di ogni membro del team può aiutare a personalizzare tale approccio. Assolutamente. È importante creare un ambiente in cui tutti si sentano apprezzati. Credo che creare fiducia sia essenziale per sviluppare una forte dinamica di squadra. Assolutamente. Quando i membri del team si fidano del loro leader, hanno più probabilità di eccellere. È affascinante come una leadership efficace possa trasformare un gruppo in un'unità coesa. Lezione 21. Acquisto dell'abito da sposa. Ottimo. Cosa stai cercando nello specifico? Ho bisogno di un vestito nuovo per un matrimonio a cui parteciperò il mese prossimo. Che emozione! Hai già uno stile in mente? Sto pensando a qualcosa di elegante ma non troppo formale, magari un abito midi. Sembra delizioso. Gli abiti midi possono essere sia eleganti che comodi. Esatto! Voglio sentirmi bene e allo stesso tempo avere un bel aspetto. Hai pensato ai colori? Un colore vivace potrebbe davvero fare la differenza a un matrimonio. Stavo pensando all'azzurro chiaro o al rosa tenue, sono perfetti per la primavera. Quei colori sembrano bellissimi. Sarai sicuramente splendida con entrambi. Lezione 22. Preoccupazioni relative all'affluenza alle urne. Ho letto che le recenti elezioni potrebbero portare a un calo dell'affluenza alle urne. È preoccupante. Quali fattori contribuiscono a questa tendenza? Molte persone si sentono disilluse dal processo politico, il che può portare a essere scettici nei confronti dei candidati. Assolutamente. Quando gli elettori non si fidano del sistema, è meno probabile che partecipino. È un circolo vizioso, davvero. Una bassa affluenza alle urne può ulteriormente indebolire la legittimità dei rappresentanti eletti. Sì, e significa anche che le voci di coloro che votano dominano il dibattito. Esatto. Questo può distorcere la rappresentazione e rendere più difficile l'ascolto di opinioni diverse. Credo che sia fondamentale sensibilizzare gli elettori sull'importanza della loro partecipazione. Certamente. Le campagne di sensibilizzazione possono contribuire a motivare le persone a partecipare attivamente al processo elettorale. Lezione 23. Fare pause. Hai mai pensato che respirare profondamente può davvero aiutare a ridurre lo stress? Sì, è una tecnica semplice ma efficace. Hai mai provato a inserire brevi pause nella tua giornata? Sì, certo. Anche solo pochi minuti per respirare profondamente possono rinfrescarmi la mente. Fantastico! È incredibile come una breve pausa possa migliorare la concentrazione e la produttività. Esatto.
Spesso mi accorgo che allontanarmi dalla scrivania mi aiuta a schiarirmi le idee. Assolutamente. È fondamentale ascoltare il nostro corpo e prendersi delle pause quando necessario. Hai trovato delle tecniche specifiche che funzionano bene per te durante le pause? Mi piace fare stretching e respirare profondamente, perché mi aiutano a sentirmi ringiovanito. Sembra efficace. Dovrei provarlo la prossima volta che ho bisogno di un reset veloce. Lezione 24. Priorità del benessere. Non potrei essere più d'accordo, dobbiamo continuare a dare priorità al nostro benessere e all'ambiente. Assolutamente. È fondamentale trovare un equilibrio tra la salute personale e la cura del pianeta. Sì, le nostre scelte possono avere un impatto significativo sia sulla nostra vita che sull'ambiente. Esatto. Semplici azioni come ridurre gli sprechi possono contribuire a un ecosistema più sano. Penso che sia fondamentale anche prestare attenzione a ciò che consumiamo. Certo, scegliere prodotti sostenibili può fare la differenza. Incoraggiare gli altri a unirsi a noi in queste pratiche può amplificare il nostro impatto. Assolutamente. Insieme possiamo creare una comunità impegnata per il benessere e la sostenibilità. È stimolante pensare ai cambiamenti positivi che possiamo innescare attraverso le nostre azioni. Lezione 25. Firma dei documenti. Quando si inizia un nuovo lavoro, potrebbe essere necessario firmare un documento o compilare un modulo. Sì, è abbastanza comune. Che tipo di documenti pensi siano in genere richiesti? Spesso si tratta di moduli fiscali, documenti dell'assicurazione sanitaria e contratti di lavoro. Esatto. Ognuno di questi documenti ha uno scopo importante nel processo di assunzione. È fondamentale leggere attentamente tutto prima di firmare per comprendere i propri diritti e responsabilità. Assolutamente. A volte, quando non vedono l'ora di iniziare a lavorare, si trascurano dettagli importanti. Giusto. Prendersi il tempo di fare domande può aiutare a chiarire eventuali dubbi. Sono pienamente d'accordo. È meglio essere informati che pentirsi in seguito di non aver chiesto. Inoltre, comprendere questi documenti può migliorare la tua esperienza complessiva sul lavoro. Lezione 26. L'era dei personal computer. È affascinante pensare che i personal computer esistano solo da pochi decenni. Lo so, vero? La trasformazione tecnologica è stata incredibile. Sì. Pensa a quanto è cambiato dai primi computer domestici. Esatto. Erano ingombranti e avevano funzionalità limitate rispetto a quelli che abbiamo oggi. Oggi possiamo fare di tutto, dallo streaming di film alle videoconferenze, con facilità. È incredibile, e l'accesso alle informazioni online ha rivoluzionato il nostro modo di apprendere. Assolutamente sì. Riviste e quotidiani sono ora disponibili a portata di mano. Sì, Internet ha reso più facile per tutti condividere e fruire di contenuti. È emozionante immaginare cosa ci riserverà il futuro della tecnologia. Lezione 27. Politica e sport. Ho spesso ammirato l'esistenza della politica, del consumismo e dell'uso di droghe nello sport. È una questione complessa, vero? Ogni aspetto influenza l'integrità del gioco. Assolutamente.
A volte il lato commerciale può mettere in ombra lo spirito sportivo. Sì, e la pressione per vincere può portare gli atleti a fare scelte discutibili. È preoccupante come l'uso di droghe sia diventato un problema diffuso in molti sport. Certamente, solleva interrogativi sull'equità e sul vero spirito competitivo. Mi chiedo come le organizzazioni sportive possano affrontare efficacemente queste sfide. Devono applicare normative più severe e promuovere una cultura di concorrenza pulita. Certamente. La formazione e il supporto agli atleti sono fondamentali per combattere questi problemi. Lezione 28. Discussione di gruppo. Capisco il tuo punto di vista sulla proposta. Lascia che ne discuta con il mio team e ti faccia sapere. Sembra ragionevole. Apprezzo la tua disponibilità a considerarlo ulteriormente. Certo. Voglio assicurarmi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda prima di prendere una decisione. È saggio raccogliere input dal tuo team. La collaborazione spesso porta a risultati migliori. Esatto. Prospettive diverse possono evidenziare potenziali sfide o benefici che potremmo trascurare. Sono d'accordo. È importante avere una visione d'insieme prima di procedere. Farò in modo di inserire i tuoi punti nella discussione. Sono molto validi. Grazie. Non vedo l'ora di sentire cosa ne pensa il tuo team. Ti ricontatterò non appena avremo modo di parlarne. Lezione 29. Giornali locali. Nella mia città leggo regolarmente 3 diversi quotidiani. Interessante. Cosa noti della loro copertura? Trovo che ogni giornale abbia una prospettiva unica sugli eventi locali. Sì, diverse scelte editoriali possono influenzare notevolmente l'opinione pubblica. Spesso leggo diversi giornali in giorni diversi per avere una visione completa. È un approccio intelligente. Ti aiuta a comprendere diversi punti di vista. Ho notato che alcuni giornali si concentrano più di altri sulle questioni della comunità. È importante. Le notizie locali possono influenzare l'opinione dei residenti sulla loro città. Continuerò a consultare questi giornali per restare informato sugli avvenimenti locali. Lezione 30. Formazione dei dipendenti. Formare i dipendenti e aggiornare i sistemi può essere un investimento notevole. È conveniente a lungo termine? Ottima domanda. Anche se inizialmente può sembrare costoso, i benefici spesso superano i costi. Capisco il tuo punto di vista. Una maggiore efficienza può portare a risparmi significativi nel tempo. Esatto. I dipendenti ben formati sono più produttivi e commettono meno errori. Inoltre, mantenere i sistemi aggiornati può prevenire costosi guasti e tempi di inattività. Assolutamente. Si tratta di creare un ambiente sostenibile per la crescita. Immagino che aumenti anche il morale dei dipendenti quando si sentono in grado di svolgere bene il proprio lavoro. Sì, investire nella formazione dimostra ai dipendenti che sono apprezzati. È una situazione vantaggiosa sia per l'azienda che per i suoi dipendenti. Lezione 31. Le aspirazioni dei giovani nello sport. Ho letto che una percentuale significativa di giovani afroamericani aspira a vivere di sport. Sì, è un sogno comune per molti giovani atleti. Cosa pensi che spinga questa ambizione?
Potrebbe essere la visibilità degli atleti professionisti nei media. È vero, le storie di successo possono ispirare i giovani a dedicarsi seriamente allo sport. Ma è importante considerare la concorrenza e le sfide che devono affrontare. Assolutamente. Solo una piccola percentuale riesce a raggiungere livelli professionali. Oltre allo sport, quali altre opzioni di carriera dovrebbero prendere in considerazione? Incoraggiare l'istruzione e lo sviluppo delle competenze è essenziale per il loro futuro. Sono d'accordo. Dovremmo sostenere le loro aspirazioni, assicurandoci che abbiano piani di riserva. Lezione 32. Esperienze culinarie. Ieri sera ho provato un nuovo piatto che era assolutamente delizioso. Sembra interessante. Cosa hai fatto? Ho preparato un curry thailandese piccante che mi ha davvero sorpreso per il suo sapore. Adoro il cibo thailandese. Che ingredienti hai usato? Ho utilizzato verdure fresche, latte di cocco e una varietà di spezie. Sembra delizioso. Non sono una cuoca provetta, ma mi piace provare nuove ricette. Cucinare può essere un'esperienza divertente, soprattutto in compagnia degli amici. Sono d'accordo. Magari potremmo organizzare una serata di cucina insieme qualche volta. Sarebbe fantastico. Condividere esperienze culinarie rende tutto ancora più speciale. Lezione 33. Ambizioni di recitazione. Ho sempre sognato di recitare in programmi televisivi o film. Che emozione! Che tipo di ruoli ti immagini? Mi piacerebbe interpretare un personaggio profondo, magari un eroe o un cattivo complesso. Quei ruoli possono essere così gratificanti. Hai seguito corsi di recitazione? Sì, ho partecipato a dei workshop per migliorare le mie competenze e la mia sicurezza. È un ottimo modo per fare esperienza. Hai qualche attore preferito? Ammiro coloro che danno vita ai loro personaggi in modi unici. L'ispirazione può davvero spingerti a perseguire i tuoi sogni. Qual è il tuo prossimo passo? Ho intenzione di fare audizioni per produzioni teatrali locali per ottenere maggiore visibilità. Lezione 34. Rituali mattutini. Per iniziare la giornata preferisco pane tostato con marmellata e una tazza di caffè. Sembra delizioso. Hai qualche routine mattutina speciale? Sì, mi piace fare colazione leggendo le notizie. È un ottimo modo per rimanere informati. Che tipo di marmellata ti piace? Adoro la marmellata di fragole, aggiunge la giusta dolcezza al mio pane tostato. Che buono! Di solito la mattina prendo un frullato di frutta. Anche i frullati sono ottimi. Sono rinfrescanti e salutari. Esatto! Prepari sempre la colazione da solo? La maggior parte delle volte, ma mi piace provare nuove ricette nei fine settimana. Lezione 35. Crescita sostenibile. Hai mai pensato a come le aziende possono crescere senza danneggiare l'ambiente? Assolutamente. È fondamentale bilanciare crescita e sostenibilità. Quali strategie ritieni efficaci? Un approccio possibile è investire in risorse rinnovabili. Non solo aiuta il pianeta, ma può anche ridurre i costi a lungo termine. Ottima osservazione.
Inoltre, le aziende dovrebbero concentrarsi su catene di approvvigionamento efficienti per ridurre al minimo gli sprechi. Esatto, e integrare il feedback dei clienti può guidare pratiche sostenibili. L'hai visto in azione? Sì, molte aziende stanno ora adattando la loro offerta in base alle preferenze dei clienti per prodotti ecosostenibili. È affascinante come la domanda dei consumatori possa guidare la sostenibilità. Quali altre strategie ritieni siano vitali? Stringere partnership con altre aziende attente all'ambiente può amplificare l'impatto e condividere le risorse in modo efficace. La collaborazione è fondamentale. Crea una comunità focalizzata sulla crescita sostenibile, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti.